Bentornati amici su Qui Recensioni Fan. Oggi vorrei recensire un libro dedicato al nostro amato gruppo che ci descrive la band sia dal punto di vista professionale che nel privato. È scritto da Peter Hinz e racchiude i suoi 12 anni vissuti inizialmente come roadie e poi come capo della crew della migliore band del XX secolo. Sto parlando di Queen and Sin. Il libro è stato pubblicato in Italia dalla casa editrice Arcana nel 2012, attraverso il quale l'autore ci descrive la band da un punto di vista diverso rispetto ai libri pubblicati fino ad ora. Una persona che ha vissuto a stretto contatto con la band durante i vari tour, ha assistito alla nascita di Bohemian Rhapsody e ad altri capolavori musicali ed inoltre ci racconta episodi esilaranti accaduti in prima persona con i vari componenti del gruppo. Ma iniziamo subito con la trama! Peter Hinz lavorava inizialmente per la band Moth to the Hoople, che erano appena rientrati da una tournée in America. Conobbe i Queen nel 1973 all'interno di un edificio dal nome Manticore, un edificio che veniva utilizzato dalle maggiori band del momento per scopi amministrativi, per le registrazioni o per le prove. E a quanto ricorda Peter Hinz, i Queen erano alquanto arroganti ed esigenti. Inizialmente a Peter gli fu proposto di lavorare come roadie per Brian May, in quanto il suo roadie se n'era andato, ma successivamente ritornò. E gli fu proposto di lavorare per Roger Taylor e Freddie Mercury, ma fu lui stesso in questo caso a rifiutare, perché secondo lui montare la batteria era come montare le costruzioni di un meccano e per quanto riguarda il piano di Freddie aveva numerose corde da accordare. Ma successivamente rivalutò l'offerta. Nel momento in cui i Moth to the Hoople esaurirono la loro ultima carta, accettò di lavorare per i Queen. In quel periodo i Queen stavano lavorando all'album A Night at the Opera e stavano cercando dei tecnici di grande esperienza. Da questo momento in poi inizia la sua avventura con i Queen, divenendo il roadie di Freddie Mercury e John Deacon. Ci racconta i vari episodi accaduti durante i vari tour in giro per il mondo, ai problemi che la band incontrò in Sud America, agli scherzi in albergo e inoltre alle sue vicende personali, sesso, droga e rock and roll, fino ad arrivare all'ultimo tour, cioè il Magic Tour. Passiamo alle considerazioni personali. Il libro è scorrevole e non risulta pesante, anzi invoglia il lettore a leggere pagina dopo pagina, attraverso le quali Peter ci racconta i suoi divertenti aneddoti in giro con i Queen. Inoltre, nonostante lavorasse duramente, ha vissuto anche i suoi momenti di gloria, vivendo come un rockstar, a sesso, droga e rock and roll. Nel suo racconto Peter analizza i rapporti con la band. Lui stesso dice di legare inizialmente di più con John Deacon e successivamente con Freddie Mercury. Affronta il periodo di crisi della band, il periodo del pre-Live Aid. Dopo questo live i Queen ritrovano una sorta di unione, ma non per tutti i componenti del gruppo. Precisamente per quanto riguarda John Deacon, Peter dice che lo trovava molto cambiato, era quasi stufo di questa vita. Che dire ragazzi, vi consiglio di leggere questo libro che a mio parere insieme a quello di Peter Friston e Jim Hutton ci danno l'occasione di conoscere la band più da vicino. Lo potete trovare sia in edizione cartacea che digitale ebook. Non dimenticate di iscrivervi sia alla pagina Facebook che al canale YouTube di Queen Recensioni Fan. Noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi, a presto, ciao!